Vabbè, ho capito che ci metto di meno se ve lo dico a voce. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Sono Ale e nel video di oggi voglio raccontarvi come si è evoluta la mia strumentazione nel tempo. Chitarre, amplificatori, pedali, pedaliere, insomma tutto quello che può esservi utile e da cui possiate prendere spunto. E se in questo video ne troverete anche solo uno di spunto per la vostra attrezzatura, vi chiedo di lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale con la campanella e lasciare un bel commento qui sotto tipo Ale ci serve vedere nel dettaglissimo la chitarra del nome chitarrista famoso. E poi vorrei che mi raccontiate la vostra storia qui sotto, ditemi la vostra strumentazione e come è cambiata nel tempo. Vi aspetto qui sotto nei commenti. Comunque dopo il video, se avrete dei dubbi o delle domande su tutta quella che è stata la mia attrezzatura, sappiate che vi aspetto in live sulla piattaforma viola che non si può dire su YouTube. Qui sotto in link trovate la descrizione. Trovate il link qui sotto in descrizione per restare aggiornati su tutte le mie prossime dirette. Questo video l'ho voluto organizzare così. Ogni parte della mia vita sarà rappresentata da una foto e ogni foto avrà una storia che vi racconterò, così vi dirò tutto sulla mia vita chitarristica. Primo capitolo, l'ampli serio. Vi dico che questo racconto comincia circa nel 2010. In quel periodo stava prendendo un sacco piede il marchio Blackstar con le testate valvolari, soprattutto quelle da 20 watt che mi stavano attirando tantissimo e che avevano un prezzo super accessibile. Allora sono andato nel mio negozio di fiducia qui vicino casa con una Blackstar HT20 piantata in testa ed è andata più o meno così. Tizio dietro al bancone, voglio un HT20 della Blackstar. Sì, ok, però ce l'hai una band oppure no? Cos'è una band? Sì, in quel periodo una band non ce l'avevo ancora. E infatti il ragazzo del negozio mi ha detto: guarda, ora suoni da solo, ma più avanti una band la troverai. E 20 watt secondo me sono un po' pochi. E poi mi ha detto: ehi, guarda che oggi è il tuo giorno fortunato. Visto che sei il nostro 999esimo cliente, hai diritto ad una 50 watt con soli 50 euro in più. Approfittane ora. Ok, non è andata così. Mi ha dato un sacco di consigli super preziosi e che si sono rivelati azzeccatissimi. La Blackstar HT50 non era disponibile in negozio, ma io ero comunque sicurissimo di volerla e così me l'ha ordinata. Qui è quando l'ho portata a casa e sistemata sopra il Marshall, mentre subito accanto, anche se si vede poco, c'era una cassa Dragoon XS con il cono Celestion Vintage 30 che l'anno prima il mio maestro di chitarra dell'epoca ha deciso di vendermi. Da quel momento in poi tutto è cambiato perché testata 50 watt valvolare dentro quella cassa era una goduria, anche se ancora la stavo suonando con la mia Epiphone SG. Ah, giusto, dobbiamo fare uno step indietro. Capitolo -1, la chitarra del 14enne. Prima dell'ampli serio e di qualsiasi altra cosa c'era lei, la mia Epiphone SG che ora non è nella sua forma migliore, però prima o poi giuro che la sistemo. L'ho presa nel 2009 con il mio Marshall e vi confesso una cosa, era solo e soltanto per imitare Angus Young nel mio salotto. Ora possiamo tornare a noi. Capitolo 2, la chitarra più bella del mondo. Immaginatevi di avere in casa quella testata e doverla suonare con questa SG. No, non sto neanche a dirvi in che loop di gas ero entrato. E infatti poco dopo la testata, che è arrivata a giugno, a settembre ho fatto l'acquisto migliore della mia vita. Come potevo dire di no a questa bellezza, ovvero la mia fidata Gibson Les Paul? Camminavo a 5 metri da terra e volavo in giro per Bergamo con la mia Les Paul tipo Harry Potter sulla scopa. In quel momento però tutto era esattamente come doveva essere. Perfettamente bilanciato come tutto dovrebbe essere. Ero povero, più povero, poverissimo, però avevo la Les Paul. Intanto lei è comparsa per controllarmi. Il primo riff che ho suonato con questa Les Paul in mano è stato... Vi giuro che tutta questa attrezzatura che vi ho appena raccontato è stata la mia base per i miei suoni da quel momento fino a pochi anni fa. Nel mentre, dopo aver trovato l'amplificatore, la cassa e la chitarra perfetti per me, vuoi non entrare nel tunnel senza fine dei pedali? Capitolo 3, il tunnel dei pedali. In quel momento la voce che girava era che se volevi essere un chitarrista serio dovevi per forza avere i pedalini singoli, non un multieffetto. In quel periodo ero super fanatico di Kirk Hammett, quindi wah obbligatorio. Fuori
fuori di casa, vai a comprare un wah. Io ovviamente cercavo la versione basic, dato che mi serviva già quella sera per una data, ma in negozio ho trovato solo questa versione signature di Dimebag dei Pantera, tra l'altro a un prezzaccio. Però problema, la maggior parte delle volte l'amplificatore che trovo sul palco non è il mio. Come posso avere il mio suono con qualsiasi amplificatore? Guarda caso in quel periodo sono usciti dei pedali con pre a valvola della Blackstar, quindi è Blackstar, si chiama HT Metal uguale macchina Bergamo pedale. Intanto tutti i soldi che ho guadagnato lavoricchiando in una software house locale come stagista programmatore li ho bruciati tutti in pedalini, e non è che fossero chissà che soldi, perché sennò non prendi 2 Moer e un Harley Benton. Ho preso il Moer Slow Engine, che è come un pedale del volume ma automatico, Moer Repeater come delay e un chorus Harley Benton. Stavate parlando di me? Ecco, infatti subito dopo è arrivata la TE40 TBK che conoscete tutti da questo video. Tra l'altro l'ho pagata veramente poco, tipo 90 euro, e ha sempre fatto figure ottime su tutti i palchi. E quindi la mia pedaliera era quella che vedete in questa foto, tralasciando che era super disordinata e i cavi così a caso mi fanno venire il nervoso. Giuro che con il tempo sono migliorato, sia con il nervoso che con i cavi. Non è vero. Un setup del genere appena 18enne, tanta roba. Sentire per credere. Bazzicando un po' i gruppi Facebook pieni di chitarristi, ho visto un ragazzo che sfruttava il Pod HD 500 per gestire pedalini reali mischiati agli effetti all'interno della pedaliera. Dopo miliardi di ricerche ho trovato usato un Pod HD 500X di Lane 6. Il resto è storia. Adesso però vi devo raccontare una chicca che è fuori di testa. Voi ora avete tutte le basi, le valigie, tutto per portare i pedali. Io all'epoca non ne sapevo niente di ste cose. Sono andato al brico e ho comprato un ripiano di un frigorifero, 3 listelli di legno e un sacco di velcro. Il risultato è questo e quello che vedete in foto. Il segnale della chitarra infatti era wah, pod, pedali esterni, rientravo nel pod e poi amplificatore. La gestione dei suoni era super comoda perché tra il pod e i pedalini avevo tutto quello che mi serviva. Come immaginate però la pedaliera pesava 500 kg e la portavo in giro nella custodia di una tastiera. Per tenere la pedaliera inclinata quando era appoggiata a terra ci sono gli appendini. Se anche voi avete adottato soluzioni simili, fatemelo sapere qui sotto, perché a me quelle storie qui piacciono troppo. Ora andiamo avanti e poi torno sulle mie chitarre, tranquilli. Poi, mentre usavo il Pod HD 500X come backup della mia attrezzatura, ho messo insieme la mia pedaliera che è stata definitiva dal 2017 al 2019. I pedali erano gli stessi di prima e in più ho aggiunto un accordatore e il Flashback X4. E poi sono anche diventato bravo con i cavi, cioè ho messo una ciabatta tutta bella dove collegavo tutto, ho inserito l'alimentatore, anche una batteria e lontana da Padova. Suonando per strada mi serviva per alimentare degli effetti e poi mi faceva anche da backup dell'alimentatore principale, e vi giuro che mai scelta fu più azzeccata. In live con la mia band, ovvero gli Endgame, una volta è successa sta cosa. Mi è capitato di fare soundcheck e tutto ok. Passano 2 ore, inizia il concerto e la pedaliera KO. Tutto perché il fusibile all'interno dell'alimentatore si era bruciato. Quindi la mia paranoia di avere il piano B del piano di riserva del piano che non si sa mai è funzionata ed è servita a qualcosa. Infatti ho solo sostituito l'alimentatore ed era tutto a posto. In quel periodo il pod mi faceva da backup per le serate e lo usavo tantissimo perché nel mentre con la band iniziavamo con le demo, e registrare tutto con dei suoni belli senza dover microfonare un amplificatore ogni volta era veramente una rivoluzione per noi. Ah, e comunque non è che ho smesso di comprare le chitarre. Capitolo 4: metallari seri. Il problema era che le accordature delle chitarre con la band continuavano a scendere. Drop re, drop do, e io con la Les Paul, che è anche scala corta, non ci stavo dietro. Benvenuta Schecter 7 corde. Scelta azzeccata, perché questa chitarra insieme alla Les Paul mi accompagna ancora oggi e probabilmente lo farà per ancora tanto tempo. Comunque, in quel periodo le cose con la band iniziavano a farsi serie ed eravamo veramente intenzionati a fare ancora un saltino in avanti. Dopo aver notato che le persone che ci ascoltavano non erano qui, ma molto lontane, anche fuori dall'Europa, abbiamo detto: ok, loro non vengono da noi, andiamo noi da loro. Questo significa tanti viaggi e poco spazio per troppa attrezzatura. Mi serviva una soluzione. Capitolo 5: la soluzione definitiva. HX Stomp. A fine 2018 abbiamo iniziato ad organizzare il nostro primo tour in Russia e da lì è arrivata l'esigenza di dover trasportare cose in aereo. In quel periodo studiavo al CPM di Milano e una mattina, mentre aspettavo l'inizio della mia lezione fuori dall'aula, accendo il telefono e Line 6 aveva appena presentato la HX Stomp. Ho venduto il Pod
quad HD 500X subito. Ho aggiunto quello che mancava e a gennaio 2019 ho preso Stomp, tolto tutta la sezione degli effetti per fare spazio ed ecco la mia pedaliera. Poi mi sono reso conto delle potenzialità vere di questa macchina e la mia pedaliera è diventata lei. Fine. Per il tour in Russia è stata una cosa pazzesca. Dovevo solo attaccarla e alzare il volume. A livello di gestione e trasporto è una piuma, infatti è finita nel bagaglio a mano senza problemi. Chi me lo fa fare di tornare indietro e girare con la testata, la cassa, la pedaliera? A questo punto ero super soddisfatto, avevo tutto. E invece, capitolo 6, la sfida. Non potete capire la mia reazione quando i ragazzi di Line 6, consapevoli del mio amore infinito per Stomp, mi hanno detto: ma lo sai che secondo noi riusciamo a farti innamorare anche follemente del Pod Go? E mi hanno detto: spacca. E quindi eccomi qui a raccontarvi tutte quelle che sono le mie impressioni sul Pod Go, sul campo, in vari contesti con la band. Tra l'altro, se volete altri contenuti in cui vi parlo della mia band, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, intanto vi lascio qui sopra il nostro ultimo videoclip. Ora però, dopo tutte queste parole, voglio farvela sentire e userò sia dei suoni fatti da me, ma anche dei suoni fatti da Gian Lorenzi e Palazzo. Infatti ho visto un video di Line 6 proprio con Gian Lorenzi e Palazzo che usano il Pod Go e i loro suoni sono uno spettacolo. Erano scaricabili e quindi ho detto: devo provarli. Super suoni e intanto ve li lascio qui sotto da scaricare, così mi dite anche voi se li provate come sono e poi mi dite se preferite i miei suoni oppure quelli di Gian Lorenzi. Magari qua ci scappa anche qualche challenge. Sicuramente la gestione dei suoni è un pochino più semplice, ho dovuto rinunciare a un IR in parallelo e quindi ne uso una sola, ma comunque i suoni restano super. È un po' più facile passare tra i preset e mi piace un sacco la possibilità di poter cambiare la modalità degli switch con il piede e passare dai preset alla modalità stomp singoli premendo un solo bottone. In un contesto live con la mia band, i suoni che mi servono alla fine sono solo tre, ovvero un clean, un distorto e un lead. Passare da uno all'altro con Stomp mi veniva un pochino più complicato perché dovevo farli in sequenza, passare dal clean al drive e poi dal drive al lead e non potevo passare direttamente dal clean al lead. Con questa macchina posso tranquillamente farlo perché i preset accessibili sono 4 e non 3 e poi lo posso fare tranquillamente in fila e poi se voglio modificare anche solo un effetto all'interno del preset lo posso fare perché cambio la modalità ed entro nella modalità pedalini singoli. Ogni switch della pedaliera sarà assegnato ad uno oppure più effetti all'interno del preset. Capite bene che così la gestione del suono è completa, perfetta ed è super pratica. In più c'è anche il pedale di espressione che da usare sia come volume, come wah o anche per gestire qualsiasi parametro all'interno della macchina è super comodo. Per il resto i suoni sono veramente tanta roba. In più è arrivato anche un aggiornamento di recente e ne parleremo qui sul canale perché io pensavo che Pod Go a livello di aggiornamenti fosse finito. E invece i ragazzi di Lane 6 hanno tirato fuori un super update riportandolo a livello di tutte le altre macchine della famiglia Helix. Io in questi mesi la utilizzerò in sala prove e in qualsiasi contesto live che mi capiterà e vi terrò sicuramente super aggiornati anche nelle storie Instagram, quindi seguitemi perché sennò non le vedete. Ovviamente iscrivetevi anche al canale con la campanella, così appena esce il prossimo video vi arriva la notifica con il suono di Gian Lorenzi.